In questo momento mi trovo a Raipur, sono nel cuore dell'India e sto cercando una tribù che abita non molto lontano da queste parti e che è stata per tantissimi anni discriminata solamente perché appartenente all'ultima casta nei ranghi sociali indiani. Il mio obiettivo oggi è proprio quello di trovare questa tribù e quello di capire in che modo vivono, in che modo hanno cercato di affermare la loro identità nel corso degli anni, ma soprattutto quello di conoscere nel dettaglio questo incredibile ed unico al mondo lato umano. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Come spesso succede in India, quando cominci a parlare, a confrontarti con gente del posto, almeno cerchi in qualche modo di farti capire, qualcuno che conosce i luoghi c'è sempre. Ad esempio in questo caso c'è Snopni che mi sta portando in quello che lui pensa che sia effettivamente il villaggio dei Ramnami, perché dice che un suo parente è abitato in queste zone circa 10 anni fa. Oltretutto non è neanche detto che la comunità vorrà accogliermi nel proprio villaggio, però questo è il bello dei reportage in questi luoghi sperduti, che è tutto un punto interrogativo. Ed è stato un vero punto interrogativo. Ci siamo persi più volte, convinti ogni volta che quella fosse finalmente la strada giusta. Sembra che ci abbiano dato alcune informazioni su dove si trova il villaggio, adesso proviamo ad avvicinarci in questo luogo, vediamo. Eppure avevo la sensazione che fossimo sempre più vicini, anche se non avevo idea di quanto ancora mancasse. Sembra che ci siamo persi nelle campagne indiane. Ok? Yeah, Back? Yeah, yeah. Ok, let's go. Dobbiamo tornare indietro, abbiamo sbagliato strada. E dopo oltre 2 ore di viaggio e infinite domande passanti, abbiamo finalmente superato il primo grande ostacolo, ossia trovare il villaggio. Ora però ci aspettava il secondo, il più difficile. Dobbiamo soltanto capire se ci accoglieranno all'interno del villaggio. È il più giovane della comunità ad avvicinarsi. Snopnil gli parla in Chhattisgarhi, la lingua della regione indiana in cui ci troviamo, cercando di spiegargli chi siamo e di convincerlo a farci entrare. Ok, sembra che abbiano acconsentito alla mia presenza all'interno del villaggio, considerato il fatto che era del tutto inaspettato per loro. Adesso dobbiamo capire un secondo come gestire il tutto. Ma chi sono davvero i Ramnami? In India per secoli la società è stata divisa in caste, un sistema rigido che stabiliva cosa potevi fare, con chi potevi parlare e perfino chi potevi toccare. In cima c'erano i Brahmini, i sacerdoti e via via le altre caste, fino così ad arrivare agli intoccabili, considerati impuri, costretti ai lavori più umili e persino esclusi da ogni forma di vita sociale e religiosa. Ed è proprio da quest'ultima categoria, dagli intoccabili, che nasce la comunità dei Ramnami, nel cuore dell'India centrale. Ed è qui, nelle campagne del Chhattisgarh, che alla fine dell'Ottocento un uomo di nome Parasuram, un devoto del dio Rama, decise di ribellarsi in modo pacifico a quel sistema ingiusto. Gli era stato vietato l'ingresso in un tempio solo perché apparteneva alla casta sbagliata. Così prese una decisione radicale: se non poteva entrare nel tempio, avrebbe portato il tempio dentro di sé. Iniziò quindi a tatuarsi il nome del dio Rama su tutto il corpo e presto altri lo seguirono. Nacque così la fede dei Ramnami, una religione semplice ma potentissima che unisce preghiera e resistenza. Ancora oggi nelle campagne più remote dell'India i Ramnami continuano a tramandare questa fede scritta sulla loro pelle, come un segno indelebile di libertà e uguaglianza. Segno di rispetto nei confronti della comunità, bisogna portare loro un cocco con dei fiori sopra e poi deve essere poggiato sopra il loro libro sacro. Quindi adesso io mi andrò a presentare con loro, togliendomi ovviamente le scarpe, le ciabatte. My name is Francesco. Yeah. Francesco, and
First of all, I'm really happy to meet you, and because I think that this reality is really beautiful, it's really amazing, and really thank you to host me in your village. And I want to share you something about my culture. हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारा ये राम नाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जाए और आपके माध्यम से हम भी अन्य देशों में इनका प्रचार प्रसार कर सकें, अगर ऐसा कुछ संभव हो तो। Questo è il momento della preghiera per i Ramnami ed è un misto tra danza e canti davanti al loro libro sacro e questo canto consiste in una melodia in cui loro ripetono in continuazione il nome di Rama, che è appunto il loro dio, il dio che loro venerano e che hanno anche tatuato sul loro viso e sul loro corpo. Sveglia la mattina presto, alle 6, mi hanno svegliato e sono ancora un po' rimbambito perché i Ramnami usano fare il bagno al lago la mattina. E loro fanno tutto qui, si lavano anche i denti, questa è anche un'acqua che loro bevono. E adesso mi farò il bagno qui nel lago del villaggio dei Ramnami. Sun is God, water is God. Dato che i Ramnami ritengono che il dio Ram non sia altro che l'insieme dei 5 elementi terrestri, che sono l'acqua, la terra, lo spazio, il sole e la potenza del sole, il loro rapporto con questi 5 elementi è qualcosa di veramente unico e vedere in che modo loro si relazionano a questi elementi è incredibile, è veramente incredibile, qualcosa a cui probabilmente noi che viviamo invece in luoghi molto caotici non siamo abituati a fare. Facciamo anche la doccia nel lago e loro usano questa saponetta. Doccia fatta, sapone, semplice, lago, cosa c'è di più bello? Niente. Dopo la doccia mattutina, un rito che purifica corpo e spirito, i Ramnami ci tengono a mostrarmi come realizzano i loro tatuaggi. Da quello che mi sembra di capire, accendono un piccolo fuoco e dalla fiamma ricavano una polvere nera simile alla cenere. La mescolano poi con un po' di acqua fino ad ottenere una pasta densa che usano come inchiostro per imprimere sulla loro pelle i nomi di Rama. मेरा नाम गुलाराम रामनामी है। मैं इस रामनामी कम्युनिटी का अभी महासचिव हूँ और ये राम का जो नाम है उसको हमारे पूर्वज से 200-300 सालों से ये राम नाम का लिखाना गाना भजना होते आ रहा है। बताते हैं कि पूर्वज के लोगों को हमारे यहाँ जाति धर्म के आधार पर मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो हमारे लोगों ने अपने शरीर में राम नाम लिखा करके अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया। लेकिन मंदिर जाने से पहले हम जूता, चप्पल, व्यसन की वस्तुएं, उसी प्रकार ये हमारा तन मंदिर है। इसमें हम अपशिष्ट पदार्थ न डालें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब, मांस, शाकाहार भोजन लें, मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद न करें और किसी को तकलीफ न दें। In questo momento i Ramnami stanno preparando le bandiere
che dovranno poi affiggere sul nuovo tempio, perché oggi pomeriggio c'è un evento veramente importante per loro, è quello della inaugurazione di un nuovo tempio del dio Rama, quindi siamo in fase di preparazione. Non so voi, ma vivendo con i Ramnami una domanda che mi sono posto è stata: qual è il ruolo della donna all'interno della comunità? In una società indiana, ancora segnata dalle caste e da rigide gerarchie, la loro storia rompe gli schemi, perché qui tra i Ramnami non esistono barriere. Uomini e donne, giovani e anziani possono tutti allo stesso modo pregare e tutti possono portare inciso sulla loro pelle il nome di Ram. Eppure sono proprio le donne a custodire la parte più profonda di questa fede. Sono loro le portatrici del sapere, le prime ad insegnare i mantra ai figli, a tramandare la devozione e la memoria collettiva dell'intera comunità. मेरा नाम सिद्ध भाई 35 साल का उम्र में मैं राम राम लिखाया हूँ पूरा। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ और हमारा भजन गाते गाते 65-66 साल हो गया है और भजन गा रहा है, समाज का सेवा करते हैं। È cominciata la processione, è uno dei momenti più importanti per la comunità Ramnami, perché stiamo andando verso il nuovo tempio, quello che stanno per inaugurare, e come in dono al loro dio Ram porteranno delle bandiere e anche del cibo, ad esempio del cocco, del riso, e questo per loro è un momento veramente importante, se pensate al fatto che questa comunità da sempre viene discriminata, viene allontanata, e a loro non veniva neanche data la possibilità di entrare dentro un tempio, di poter leggere i libri sacri, e quindi pensate, adesso addirittura stanno per inaugurare un loro tempio. È un momento veramente importante e io sono contentissimo di farne parte, di essere qui. Prima di entrare nel tempio, anche se si tratta di un tetto, bisogna sempre togliersi le scarpe, e adesso questo è il momento in cui appunto portano in dono al loro dio Rama le bandiere, quindi è un momento importantissimo. हम राम राम नाम का ये गोदना लिखाए बिना भी राम नाम की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा आचरण शब्दाचारी होना आवश्यक है। Vivere con i Ramnami è stata un'esperienza che porterò sempre dentro di me. Mi hanno accolto come uno di loro con un calore semplice e sincero. Io ho provato emozioni che non mi sarei mai aspettato, emozioni che mi hanno fatto mettere in discussione tante certezze. Io, che solo un anno fa ero seduto dietro una scrivania in un ufficio a Milano, mi sono ritrovato immerso nella loro quotidianità e lì ho capito quanto c'è ancora da imparare, da ascoltare e da scoprire. La loro accoglienza, la voglia di condividere ferite, lotte e speranze mi ha lasciato un segno profondo. Nel silenzio dei loro villaggi ho avvertito un'eredità spirituale che attraversa il tempo e racconta la forza e la loro dignità. Le loro voci invece, i loro canti parlano di uguaglianza e di devozione. Ed è proprio lì, tra il suono delle loro voci e il silenzio dei campi, che ho sentito la forma più pura di libertà. Ultima domanda, qual è la tua e la vostra speranza più grande per il futuro della vostra tribù, della vostra comunità? हमारे विचार के अनुसार देखा जाए तो जो पहले 200 साल पहले जो जाति पाति ऊंच नीच जो भेदभाव था वो अभी लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो राम नाम को जानते हैं, जिन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली है और जो राम नाम की महत्व को वास्तविक रूप से अगर जो जानते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। हम तो पूजनीय है उनके लिए कोई जाति पाति कोई धर्म नहीं।
वो तो हमें देखकर पूरा निवेदन करते हैं और वे समझते हैं कि इतना कष्ट सहकर सुई से राम राम नाम को लिखाए हैं, इतना बड़ा त्याग किए हैं कि दुनिया के लोग हमारे संस्कृति को समझे और अपने कर्मों में सुधार लाएं, शुद्ध सात्विक बने, राम राम में विश्वास करें। किसी भी प्राणी को जाति, धर्म, लिंग, रूप के आधार पर भेदभाव न करें। इसमें हम किसी प्रकार का अपनी वो नहीं करते। राम राम की बचपन वही आए जो कछुरा मर जीरा खा, वो करी तर्क बड़ा ऐसा खा। राम राम।